Davide, all'87esimo un gol così, che cosa hai pensato in quel momento? Alcune cose non si possono dire, altre no, che ero veramente contento per una serie di cose, soprattutto perché poi ha aiutato la squadra a portare a casa un risultato che comunque stasera era veramente importante. Come l'hai vissuta anche dalla panchina? Perché è stata una partita tosta anche da vedere da lì. Stasera devo andare a dormire 3 o 4 sonniferi di quelli importanti, perché giocarla è dispendiosa, ma stare fuori io assicuro che lo è almeno quanto giocarla, perché poi non stando dentro al campo la vivi il triplo, quindi mi servirà qualche sonnifero, sono sicuro. All'intervallo che cosa vi siete detti dopo quel primo tempo ad alta intensità? No, di continuare così, che poi comunque qualche spazio loro lo lasciavano in ripartenza, e di continuare a soffrire, perché poi deve essere una nostra caratteristica quella di saperlo fare e di essere cinici al momento di andare in gol. A volte uno ci riesce, a volte no, però l'importante è metterci lo spirito che abbiamo visto stasera. Mancano ancora 90 minuti, che cosa dovrete tenere a mente? Qual è il messaggio da tenere a mente per non abbassare la guardia in questo momento? Ma sicuramente non dobbiamo pensare al gol di vantaggio, però onestamente poi andando avanti con la partita questa cosa si farà sentire. Secondo me dovremmo essere bravi a soffrire come ti ho detto prima, perché poi è normale che ci saranno dei momenti in cui ci metteranno sotto perché devono recuperare un gol. Quindi dovremmo essere bravi a far quello, a mettere quello che abbiamo messo oggi in campo alla fine. Queste sono partite che forse vi danno anche un po' di energia extra, delle motivazioni che vengono da sole, insomma, però è un periodo davvero intenso per voi. Come state gestendo il dispendio energetico fisico ma anche mentale soprattutto? Ma io dico sempre che comunque non è facile, perché comunque sono tante partite, alcune come questa che sono veramente magari il doppio dispendiose rispetto ad altre, non c'è neanche il tempo per godersele, perché poi tra 3 giorni siamo in campo di nuovo con un obiettivo importante tanto quanto questo, quindi non è semplice, però sicuramente avere un gruppo come il nostro aiuta, perché si sentono tutti parte integrante di esso, e quando andiamo in campo dall'inizio, da partita in corso, abbiamo proprio il piacere di farlo, quindi questa è secondo me la cosa più importante. Lauti, partiamo dal golasso che hai fatto e da quell'azione con Thuram che sembrava disegnata. Cosa hai pensato? Ce lo racconti? Sì, una grandissima giocata. Abbiamo fatto una grandissima azione dove Marco poi me l'ha lasciata perfetta. Prima ho pensato a tirare di sinistro, ho visto tantissima gente e in un secondo ho deciso di cambiare il piede, cambiare traiettoria, e per fortuna è entrato e è servito no, per aprire il marcatore. Devo riportarti un dato: hai segnato 7 gol in questa Champions League, l'ultimo ad esserci riuscito è stato Eto'o nel 2010-2011, ne ha segnati 8. Quanto conta per te fare la differenza in queste serate? Tantissimo, tantissimo, perché ogni giocatore si prepara sempre per questo tipo di partite, no? Sono bellissime da giocare in uno stadio così complicato, con una squadra forte come Bayern Monaco, però l'Inter da anni sta dimostrando un grandissimo carattere, grandissima personalità, e ogni stadio che va sempre gioca il suo calcio e ci facciamo rispettare dei rivali, quindi sono molto orgoglioso e contento del percorso che stiamo transitando tutti insieme con il mister, con i compagni. Dopo aver perso una finale non abbiamo mai mollato, vogliamo sempre di più, quindi sono molto contento. Quindi si può dire che questa vittoria riflette anche tutto il percorso che avete fatto, la maturità che avete raggiunto in questo momento su questo palcoscenico dal punto di vista della Champions europeo? Sì, assolutamente, perché come ho detto prima l'Inter sta dimostrando in questa competizione che si fa rispettare, che gioca il suo calcio, che tutto quello che prepara il mister cerchiamo di farlo in campo, e, come ho detto prima, in un stadio così importante e difficile da giocare, con una squadra con grandissima qualità. L'Inter oggi è stato superiore, però adesso la serie è ancora aperta, quindi dobbiamo recuperare, adesso pensare al campionato e poi ripensare alla Champions. Quali saranno le tue parole da capitano dopo una prestazione europea, forse una delle migliori di sempre dell'Inter? Oh, farei i complimenti ai ragazzi, ho fatto ora, prima quando siamo rientrati,
perché quello che abbiamo fatto a Parma non siamo noi, quindi questi 2 giorni abbiamo parlato tantissimo tra di noi, abbiamo lavorato tantissimo e oggi abbiamo dimostrato quanto vale l'Inter e quelli che siamo noi, quindi dobbiamo continuare su questa strada, adesso pensare al Cagliari e fare la stessa partita che abbiamo fatto qua. Che peso ha questa vittoria, Alessandro, considerando il peso della partita, l'avversario, il contesto? No, tanto perché venivamo da una mezza delusione a Parma dove abbiamo fatto un secondo tempo inaccettabile, avevamo tanta voglia di rivalsa, il Bayern era 4 anni che non perdeva in casa, quindi questo dice tanto sulla squadra che abbiamo affrontato, ma siamo consapevoli che tra una settimana sarà ancora più dura di oggi. Una grande prestazione da parte di tutta la squadra, una grande prestazione anche da parte tua, difendere di squadra era la chiave questa sera per vincerla? Sicuramente sì, perché il Bayern ha giocatori offensivi fortissimi, sono veloci, hanno dribbling, hanno tutto, quindi vedere Lauti, Marcus, tutti i centrocampisti che ci davano una mano rende orgogliosi, da tanta voglia di lottare l'uno per l'altro, ed è questo lo spirito che dovremo avere per andare avanti. Prima hai parlato della delusione dopo Parma, che cosa è successo in questi giorni, che cosa vi siete detti fra di voi per scendere in campo con questa convinzione e vincere qui in questo campo così difficile? Ci siamo detti la verità, che se mentalmente siamo quelli del Parma non potevamo assolutamente venire qua a giocarci la partita. Giochiamo veramente tanto, adesso per 3 giorni saremo in campo di nuovo, quindi dovremmo essere bravi a ricaricarci dal punto di vista mentale sicuramente. Quanta voglia c'è adesso di tornare in campo anche in campionato per mandare un altro segnale di forza? Sì, adesso ci godiamo un attimo di riposo, quindi perché ne abbiamo veramente bisogno, però c'è tanta voglia, siamo ad aprile, siamo dentro in tutte le competizioni, quindi questo ci dà grande orgoglio. Carlos, c'è il tuo cross nel primo gol, poi hai fatto l'assist per Davide, questa sera puoi andare a dormire soddisfatto? Sto lavorando molto su questo, credo che i miei numeri questa stagione hanno aumentato un po', sto tornando a quello che ho fatto nella stagione di Monza e voglio ancora migliorare tanto. Ho dei grandi calciatori come Di Marco e Bastoni che sono lì, imparo tanto con loro, però la verità io sono più felice per Frate che merita tanto questo gol, ha sofferto un po' queste ultime settimane, sono più contento per lui che per me. Ci racconti che partita è stata questa sera? Grande intensità ma soprattutto grande personalità da parte vostra. Allora, la verità è che le partite così sono belle da giocare, è un quarto di Champions League, abbiamo sofferto molto il secondo tempo, secondo me abbiamo abbassato un po' le linee, però sappiamo soffrire, abbiamo fatto un grande secondo tempo e credo che è stato un buon risultato, però sai, loro sono una squadra fortissima, principalmente in attacco, e c'è la gara di ritorno ancora. Ecco, c'è ancora la gara di ritorno, ma intanto questo è un bel messaggio di forza all'Europa da parte vostra. Sì, credo che per l'Europa è molto buono perché alle volte si parla poco della grandezza dell'Inter, è una squadra grande che deve essere sempre lì. Abbiamo fatto una grande partita e credo che abbiamo dimostrato le nostre forze, però sappiamo che Champions League è un campionato diverso e non si può mollare un secondo che succede le altre cose. Che momento è questo per voi? Scendete in campo ogni 3 giorni, dovete avere sempre la stessa intensità e soprattutto lucidità, quanto è complicato? Allora, partita ogni 3 giorni è un po' complicato, dobbiamo gestire le forze, però sai, posso dire che per me è sempre bello lottare su tutti e 3 fronti, così essere aprile pieno, perché siamo l'Inter e dobbiamo giocare ogni campionato per vincere. È chiaro che disgasta tanto, però posso dire che è bello giocare partite così. Ciala, intanto complimenti, questa sera avete dimostrato forza, coraggio, determinazione. Come si descrive una serata europea così? Bellissimo, prima lo sappiamo che Monaco è una squadra forte che ha tante qualità, per noi siamo venuti qua di giocare, abbiamo provato di giocare, di non mollare, specialmente nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, abbiamo creato tante occasioni, poi il secondo tempo abbiamo mollato un po' di giocare, però alla fine siamo contenti che abbiamo vinto 2-1 qua. Ecco, ci racconti gli ultimi minuti in campo, come li avete vissuti? È bellissimo, qua non è facile vincere, però abbiamo dato tutto, complimenti alla squadra che dopo Parma abbiamo reagito molto bene,
e poi ce l'ha ancora la seconda che dobbiamo giocare, però siamo carichi, siamo già con un piede avanti. Cosa servirà nei 90 minuti a San Siro settimana prossima? Lo so che sarà caldissimo e i nostri tifosi saranno lì per aiutarci, non vediamo l'ora di giocare, vogliamo andare in avanti. Mi confermi che in questo momento forse trovate delle energie extra, delle motivazioni che arrivano da sole, viste le partite importanti che state giocando? Giocando così tanto siamo in ritmo, secondo me meglio così giocare sempre perché stiamo divertendo molto. Lo so che con tanti sacrifici non è facile, ma non fisicamente, più mentalmente che fa più difficile. Però siamo contenti perché così siamo sempre insieme. Jan, partiamo dagli ultimi minuti in cui la parola d'ordine prima era resistere, poi crederci fino alla fine. Come sono stati? Allora, prima cosa era molto importante questa vittoria stasera. Chiaro, abbiamo avuto anche di fasi nel secondo tempo un po' difficile, però sempre così contro le squadre così, però abbiamo avuto una grande energia entre di noi, belli compatti come squadra e era molto importante. Hai parlato di compattezza, è stata questa la chiave, avevate lavorato proprio su questo, era così il piano partita? Sì, sapete? Sappiamo che questa squadra è molto forte nel pressing, è molto aggressivo, anche abbiamo preparato questa situazione e abbiamo parlato anche che bisogniamo questa energia dentro di noi che abbiamo avuto nel secondo tempo e con la palla coraggio, qualità e abbiamo avuto, non lo so, 4-5 occasioni, facciamo 2 gol molto efficaci e molto forte. Bene. Per te che partita è stata personalmente? Dovevi essere molto reattivo perché l'Inter questa sera ha corso magari più rischi rispetto al solito. Sì, però ha avuto sempre una bella, come si chiama, feeling dietro perché ha visto che siamo bene sul campo come squadra e questo bisogniamo in tutte le partite. È chiaro, per me è un po' speciale perché io ho giocato qua 2 anni fa, però abbiamo fatto una bella presenza e siamo contenti con questa vittoria. Un contesto importante qui all'Allianz Arena, ci sarà il ritorno settimana prossima a San Siro, quanto conterà anche la tifoseria dell'Inter e qual è la chiave per affrontare la gara di ritorno, con quale spirito scenderete in campo? I tifosi sono importantissimi. In questa seconda parte io sai già che questa ambiance in San Siro è perfetto in una settimana e se bisogniamo questo e bisogniamo ancora una presenza così come stasera, come detto, energia, compatti, bella, come si chiama, bello body language e dopo vediamo. E anche tanta personalità, adesso un pochino di riposo e poi si pensa subito al campionato, al Cagliari, dovete difendere quel +3 in classifica. Sì, anche questo, adesso siamo felici con questa vittoria e dopodomani prepariamo bene questa partita contro Cagliari a casa, adesso chiaro, partita ogni 3 giorni, è molto importante anche a casa questa partita.